Ciao ciurma! Bene, oggi parliamo degli Oscars 2026. Praticamente gli Oscar del 2026, la cerimonia, non erano solo una nota di glamour e statuette, erano anche uno degli eventi più sorvegliati digitalmente della storia recente. Ma cosa succede dietro le quinte nel mondo invisibile della cyber security quando si protegge un evento da milioni di telespettatori come quello che è gli Oscar, gli Academy Awards? Bene ragazzi, per questo Cyber News abbiamo addirittura una nuova sigla, molto più figa, utilizzeremo questa anche per i prossimi, vediamola e poi ci ritroviamo qua per parlare della cerimonia degli Oscars 2026 e di come è stata protetta da eventuali attacchi. Il digitale non dorme mai, ma noi sì. Pronti a scoprire cosa c'è di nuovo nell'ombra? Breccia nel sistema. Iniziamo a dire che gli Oscar del 2026 si sono tenuti in un clima geopolitico abbastanza teso. L'FBI aveva avvisato le forze dell'ordine californiane della possibilità di attacchi con droni da parte dell'Iran o simili legati all'escalation del conflitto in Medio Oriente. Nessuna minaccia concreta era stata confermata, ma le autorità hanno preferito non abbassare la guardia. Gli organizzatori della cerimonia e i produttori esecutivi hanno confermato in conferenza stampa che la sicurezza era stata notevolmente potenziata rispetto agli anni precedenti. Il LASD, Los Angeles Sheriff Department, ha esplicitamente menzionato tra le minacce da monitorare anche le Advanced Technological or Cyber Related Threats. Quindi la vera battaglia si combatte anche e soprattutto online, nei social media, nelle infrastrutture digitali e persino con l'intelligenza artificiale. Il cuore di tutta l'operazione di sicurezza era un centro di comando segreto con ubicazione non divulgata pubblicamente, da cui venivano monitorate in tempo reale tutte le informazioni disponibili. Quindi i feed delle telecamere di sorveglianza che erano installate in tutto il perimetro di 1 miglio intorno al Dolby Theatre dove si svolgeva la cerimonia, il monitoraggio dei social media per intercettare segnali di minacce emergenti in tempo reale e software avanzati di analisi che elaboravano automaticamente migliaia di input simultaneamente. Quindi immaginate un centro di controllo come quello della NASA, ma invece di monitorare i satelliti tiene sotto controllo i tweet, le telecamere e i movimenti sospetti di tutta Los Angeles. Bene, l'FBI ha utilizzato sistemi di sorveglianza basati sull'intelligenza artificiale per massimizzare la copertura dell'area. Questo è uno degli aspetti più innovativi e interessanti. L'intelligenza artificiale analizzava i feed video in tempo reale, rilevando comportamenti anomali nella folla, quindi pattern di movimento insoliti, oggetti abbandonati o veicoli sospetti. I droni della polizia volavano sull'area con telecamere ad alta risoluzione, integrati con sistemi di intelligenza artificiale per il riconoscimento delle minacce aeree, e unità antidrone specializzati erano in stand-by per neutralizzare eventuali droni ostili. L'AI funzionava come un vigilante con 1000 occhi che non si stanca mai, mentre i poliziotti fisici intervenivano solo quando l'algoritmo segnalava qualcosa di concreto. C'è stata anche una minaccia di un malware, e questa è probabilmente la parte più interessante dal punto di vista cyber, perché mentre la cerimonia si svolgeva era in corso una campagna di malware parallela che sfruttava l'hype degli Oscars. Come funzionava questo malware? Si chiamava Ephemer. I criminali informatici avevano creato siti web falsi che fingevano di ospitare i film nominati come Best Picture. Usavano tecniche di SEO
poisoning, compromettendo i siti WordPress legittimi tramite attacchi brute force. Li trasformavano in una landing page truffaldina e apparivano in cima ai risultati di ricerca Google. Il 12,11% dei risultati di Google sui film nominati erano malevoli. La vittima veniva convinta a installare un player speciale per vedere il film. In realtà il player era il malware stesso. Efemer, così è stato chiamato, monitorava la clipboard di Windows. Quando l'utente copiava un indirizzo, che sia un indirizzo web, un indirizzo per una transazione cripto o anche una password, copiava qualsiasi cosa nella clipboard di Windows, il malware si sostituiva alla clipboard di Windows e copiava e prendeva tutto quello che l'utente aveva copiato. È un po' come se qualcuno sostituisse il numero di conto bancario sul vostro copia e incolla, senza che voi ve ne accorgete. C'è questa piccola curiosità: Marty Supreme era il film più usato come esca, con ben 16 link malevoli, seguito da Bugonia con 15 link malevoli e Sinners con 12 link malevoli. La campagna prendeva di mira solo gli utenti Windows. Inoltre, in questo periodo, hacker filo-iraniani stavano conducendo operazioni contro aziende americane, incluse operazione Hack and Leak, cioè il furto e la pubblicazione dei dati sensibili. Questo era il contesto in cui operavano le autorità. Non solo la minaccia fisica dei droni, ma anche quella digitale di attori statali. Il LASD aveva dichiarato esplicitamente di monitorare sleeper cells e minacce tecnologiche avanzate. La coordinazione tra FBI, LAPD e autorità federali prevedeva la condivisione di intelligence in tempo reale sui possibili attori cyber, il monitoraggio delle infrastrutture critiche dell'evento, quindi le reti wifi interne, i sistemi di trasmissione TV, e la protezione dei sistemi di broadcast, quindi la diretta TV degli Oscar, che è un target potenzialmente attraente per chi vuole fare propaganda e causare danni reputazionali. Chiudiamo con un paio di consigli pratici, anche per capire bene la situazione. Non scaricare mai film completi dai siti non ufficiali, specie quando escono le nomination o i premi importanti. Questo è proprio il momento più sfruttato dagli hacker per diffondere malware, come abbiamo visto nel caso di Efemer. Diffida poi dai player speciali che ti fanno scaricare da vari siti sconosciuti. È quasi sempre un pretesto per installare malware. I siti di streaming non ti fanno scaricare nessun player per guardare qualcosa online. Tieni aggiornato l'antivirus e attiva un firewall robusto. Questo sarebbe il minimo da fare. Verifica sempre gli indirizzi prima di incollare le coordinate bancarie o i wallet cripto e verifica quello che è stato copiato. E usa un password manager ed evita di riusare le stesse credenziali su più siti. Questo è molto importante, anche se ti dicono che i password manager sono pericolosi, non è assolutamente vero se li sai usare. È molto importante avere password diverse e strong, veramente password di almeno 20 caratteri. Quindi, carissima ciurma, la prossima volta che guardate una cerimonia come gli Oscars, quindi quando mi guardate, ricordatevi che dietro ogni red carpet c'è un esercito invisibile di esperti cyber che lavora per proteggere non solo gli ospiti fisici, ma anche voi che guardate da casa e che smanettate su quella tastiera. Il confine tra il mondo reale e quello digitale è sempre più sottile. Carissimi,
iscrivetevi al canale così cresciamo e ci date la possibilità di fare ulteriori video come questi. Lasciate un like se vi piace e sapevate del malware Ephemer, fatemelo sapere nei commenti e attenzione, occhi aperti perché potrebbe succedere anche a voi. Ciao a tutti!